Amici Lorgan, benvenuti in questo nuovo video. Questo weekend siamo ospiti speciali da Michelin per l'evento di Coppa del Mondo di mountain bike di La Thuile. Scopriremo tutti dietro le quinte che ci sono per il mondo dei pneumatici di Michelin, incontreremo i loro atleti, incontreremo i loro tecnici e vedremo cosa c'è di così importante in un evento di Coppa del Mondo di mountain bike. Amici Lorgan, in questo momento stiamo salendo in cima alla partenza perché tra poco partiranno le gare elite di downhill. Venite insieme a noi per scoprire come la selezione di un pneumatico e il suo setup possono fare la differenza in un percorso così tecnico e speciale come quello di La Thuile. In questo momento siamo nella parte iniziale del percorso downhill di La Thuile, un tratto super flow, super veloce, dove l'efficienza di rotolamento e il mantenimento della velocità fanno la differenza. Vai Drago, molla tutto, vai, vai! Ci troviamo davanti a uno dei salti più grandi di tutto il circuito del campionato del mondo di downhill qui a La Thuile. Ci troviamo adesso a metà del tracciato downhill di La Thuile e le cose si fanno davvero interessanti. Ripidità e tecnicità iniziano a fare la differenza. Di conseguenza avere la pressione corretta dello pneumatico e il giusto battistrada possono comportare ad avere maggiore sicurezza e maggiore velocità. Thank you, Vincent, for sharing some time with us during this busy weekend in La Thuile. And we want to talk about and ask you something about a new prototype and new project that Michelin will set up for our riders. Yeah, thanks a lot. Just really happy to get you there in La Thuile. It's a famous place for MTB, and it's very important for Michelin to be present here at the center, the core, let's say, area. It's very famous in Italy, so we are more than happy to be present. So regarding a question about prototype, what we do, we have a racing program and we follow all our athletes, all our pro team with constant evolution. Yeah. For Michelin, it's very important because most of our clients, most of your clients are really loving to have exclusive products, very good products, and you can buy the same bike as Gloria Scarzi, who is just there, for example. We wish her a very good race this weekend, as Martina Berta in cross country, or here, like the Lapierre PXR team that's riding with Nicole Kohler with a good result this weekend. So we do many things to do continuous improvement, to keep at the top and let the athletes reach their ambition. Okay. And then everything we do with these athletes, we try to launch it as soon as possible. When we think it's enough robust in terms of production, we will launch in through our racing lines. So the same product that we will buy in the market are the same which are developed with the athletes, right? Exactly. It's around, to give you a date, kind of idea how long it takes. We have 2 years of development with a pro team before starting to launch it on the market. It's average things we do. It can take 4 years if we didn't reach our goal. And if athletes are not 100% satisfied, we think clients will probably find some, let's say, things to optimize too. So it's really co-develop with them the racing line, and then after 2 or 3 years we launch it on the market so that your clients get the most of benefits like the pro riders. That's great. So we will see some news in the next years. Yeah, for sure, you will see. Today our cross-country team and downhill team are riding specific stuff. You can identify it if you want to follow, for example, Marty on cross-country. If you're a fan of cross-country, Marty can ride time to time some work-in-progress tire. And work-in-progress, it's a bit like for SRAM, the black box. It's a way to show that we are working. For example, today they are riding 2 new casing versus what you can find today on Load Gun, for example. Okay. 3 different tread patterns, and we have another one that you get here that we are working on to provide the evolution of the future of cross-country of Michelin. Okay, so in this specific, we have a Lapierre cross-country here. What can you talk about this prototype in front of us?
Yeah, so you see the usage of cross-country has evolved a lot in the past 3 years, and we were forced to renew our ranges and launch a big program with a cross-country. Today the work in progress, as I said before, needs to review the tread pattern. So if you go and chase a bit in the pit, our pro team, you will see 2 new tread patterns that we are ready to launch. Okay. A new casing for cross-country Olympic and a new compound. So a tire is mainly composed of a compound for the tread, a tread design, and a casing. It's all Everything news. will be new. It's all new. Exactly. We need to really improve, gaining more rolling speed versus what we have today, maintaining the good level of grip we have today, and have tread patterns that are really adapted to the new tracks and the new way to use this new super performing bike. We are here in the paddock for Team Origin with Vincent. Vincent, we have something special here. Can you talk about it? Yeah, so here you have a concrete example of what the team needs, and depending on if you're on the right or on the left, you will see different versions of tires. And today, for example, we've developed with our 2 cross-country team, Origin and Lapierre, 2 new tread patterns. You have 2 examples here with a new tread that we call JetXC, another one that we call 460, and on this tread casing compound, we are in the process of making it industrially robust so that we are capable to launch it for our clients. We are on this process today, but you know, I've spoke before about continuous improvement and the work in progress. It's really the real DNA of our racing program. And even if this is nearly ready, if we manage to make it ready to be launched, we still work for the next generation. It's a continuous improvement. And something I will show you now, you will see is the difference, let's say, between nearly finished tire and another one we are working on to still improve the performance of our tires so that the riders are performing better. We want Martina to win today in La Tuile, for example. I don't know yet what she will decide to ride, but I will show you some concrete example. Can you show us something? Maybe touch? Yeah, for sure, I will do it. And something you can do, and any clients following, let's say, Michelin or Röttgen, I will tell you something. We have letters to call the different version of prototype. Here you see it's written D Semi 24, and if you say to Marty, for example, you cross her when she's training at home, if you manage to cross her, ask her what's the D, and you will see she will say, oh, how do you know? So it's the way we differentiate every prototype. Something interesting, and you will see the difference, and I will let you touch, and I want to see your face. It's 2 black round tires. You see the treads are different, but one is work in progress. Another one is something we want to launch in the future, and you will see, just touching the casing, it's completely different. You can do it. So if you want, just pinch here and pinch here. Wow, that's a lot of different. Yeah. So why you choose this difference for these tires? Yeah, so what's important today, you know, depending on the track, and if you're at home, depending if you live here in the mountain or if you live maybe more in the center of Italy, can be a bit more flat time to time, around Milan, for example. If you live in the mountain, you need something more strong, more stiff, because your speed will be different. You will have more tough terrain with more rocks. So, for example, today our team are riding 2 different type of casing, because time to time they are so much high performing, they need to optimize everything. We speak about marginal gain, and it's what we need to do for them, is propose them different type of casing so that they can adapt really the performance of the whole setup of the bike, depending on what they are going to ride, what type of track, what type of speed they will have. And that's why we have these 2 types of casing. One is more for, let's say, terrain that are less exigent for the tire, more light, and here I want something that is more stiff, more strong, and a bit more solid. Vincent, we are here in La Tuile, one of the most technical tracks for cross-country racers. What is your suggestion and setup for the Michelin tire for these tracks in La Tuile? Yeah, so the track is very steep, and I think you've noticed in downhill section you have like some jumps, so you will need the consistency on the casing so that it's not compressing too much. You don't want to get pinched. And then you have some tricky rock garden just after some jumps. Sometimes you have some steps
directly into rope garden. So they will look something that's more stiff, more solid, and they will look something more consistent. So for the casing choice, they will not go on something too crazy light. They will go on the what we call the XCO casing. It's the internal name on the racing program. And then in terms of tread pattern, you see it's very dusty, but you need a maximum of rolling speed because in the climbing section, you need a bit of grip for sure. We've seen yesterday some riders crashing in climbing for the short track, the same climb that will be for XCO, and they need grip in this dust, but they still need on all the bottom section, they are super fast, let's say, section. When you pass near to the pit, near to the finish line, you need still something rolling fast. So my bet for all the team for the weekend will be our mixed terrain tread pattern. It's the jet that you have today in sales. So it's really that they will bet, because the force could be interesting, but not rolling enough for this track that is very stiff, and you want to save a bit of rolling speed. So the challenge of riders is find the good balance between something enough light but still solid, still stiff, and having something grippy for all the traction you have in climbing and all the tricky off-camber you have on the track. We've seen yesterday an elite male who crashed on the off-camber of the short track. I guess it was maybe not the best choice ever. So it's important to have grip, rolling speed, and here the jet is the best balance in between these two. So choosing the best tire and the setup will be the difference for winning or losing the race. Yeah, for sure, and it's what all pro riders are saying, and any riders did the same. You lose a race if you crash. You win a race if you optimize everything. So you need to find, I think, this weekend the good balance between having a very good experience in climbing, in technical descents, and optimizing your energy to stay at the front and not be only top 20. So it's the challenge for Marti. We are in Italy, so we have Italian riders, Marti. So I hope she will do the good choice for tire, and she's just have to focus on his race, his own shape, his own performance, and manage all the attack, follow the good group. Tires must not be anything in her mind. If she does the good choice, it will be so much easy for us to just focus on the race, ease, let's say, shape, and follow any attack or anything that can happen. We hope so too for Marti. Go on, Marti. Thank you, Vincent. Welcome. In questo momento ci troviamo con Gloria Scarsi, atleta del team downhill MS Racing, e approfittiamo di qualche minuto insieme a lei in un weekend davvero incredibile insieme qua alla Twill. Come sta andando il tuo weekend, Gloria? Ma diciamo che è stato un weekend un po' difficile a livello di settaggio, a livello di trovare il feeling con la pista. Era il mio primo anno, quindi è stato più difficile rispetto al solito. È una pista veramente tecnica, una pista veramente difficile, però dai, è andata bene, un'altra top 10, ora siamo quarti nella generale, quindi finalmente forse riusciamo a puntare alla generale e magari arriverà anche una vittoria entro fine stagione. Lo spero con tutto il cuore per te. Effettivamente le condizioni in questo weekend, dove c'è un asciutto incredibile, polvere, sembra sempre più facile, no, trovare una condizione asciutta, ma da quello che tu mi stai dicendo è stata davvero davvero dura. Sì, a volte quando è asciutto è ancora più difficile, perché si va sempre più forte dalla prima run del giovedì fino al sabato. Ci ballano sempre quasi 30 secondi tra tutto, quindi è un continuare a cambiare il setup, un continuare a cambiare linee, e c'è un'evoluzione dietro la pista esagerata, quindi sono alla fine contenta per come è andato il weekend e c'è sempre da lavorare ancora di più. Allora, abbiamo qua davanti il tuo mezzo, Zeroed. Ecco, volevo chiederti, prima di tutto, che tipo di setup, cioè che modifiche hai fatto per affrontare il percorso di La Twill, se sei andata a modificare qualcosa in particolare. Sì, allora abbiamo principalmente stravolto la forcella, perché arrivavamo da un weekend di Lenzeret dove la pista è molto piatta, dove si riusciva tanto a caricare il davanti, mentre qua, essendo così ripida, bisognava
stravolgere un po' la bicicletta, abbiamo alzato il manubrio di quasi 1 centimetro. E a livello di cartucciaria siamo sempre uguali, ma con diversi PSI all'interno, e l'ammortizzatore più o meno uso sempre lo stesso, cambio solo qualche clip di compressioni e rebound, ma a livello di tuning è sempre lo stesso. Benissimo. Ecco, vedo qualcosa di particolare nel tuo impianto frenante, ci potresti spiegare che cos'è? Sì, da quest'anno stiamo lavorando con Brake Ace, è una telemetria dei freni, dove vado a vedere, cioè non io, il mio meccanico va a vedere principalmente dove freno, quale frenata si può eliminare, quale si può aggiungere e quanto e come e dove soprattutto frenare di più, per magari evitare di frenare in certi buchi dove appunto poi non si riesce più a curvare o dove magari la sospensione non lavora per colpa appunto perché magari faccio delle brutte frenate, e devo dire che ci sta aiutando tantissimo anche Jerome, che anche nonostante dall'altra parte del mondo, che abita in California, lui alle 2 di notte mi manda tutto il report. Ci tiene molto. Sì, diciamo, sì. Bene, quindi sicuramente hai avuto un vantaggio con questa telemetria, è un qualcosa che a questo punto lo consiglieresti di più per l'agonista che cerca davvero il secondo, o potrebbe essere un qualcosa interessante anche per un amatore? Ma secondo me anche per un amatore che cerca magari in qualche gara togliere qualche secondo non è una brutta scelta, perché è veramente facile utilizzarlo e anche i dati che ti dà non sono difficili da leggere, diciamo. Vedi chiaramente il davanti e il dietro, la potenza, e soprattutto è interessante compararlo con la GoPro, in modo che riesci esattamente a vedere dov'è la frenata e dov'è il punto di frenata con la GoPro, diciamo. Sembra davvero interessante, come hai detto tu. Adesso vorrei fare un focus sullo pneumatico Michelin. Ti chiederei, adesso sto vedendo che hai montato DH22 davanti e dietro. Volevo chiederti perché hai scelto proprio questo modello e che tipo di setup hai dovuto gestire e affrontare per la gara di La Thuile. Sì, dal track walk abbiamo deciso di partire con 22-22 da subito, e ad un certo momento abbiamo pensato di mettere quello nuovo, un intermedio, perché veniva fuori tanta sabbia e magari sul davanti volevamo un po' più di grip, ma d'altra parte è un po' meno scorrevole, quindi siamo stati un po' indecisi su questo setup, ma alla fine credo che abbiamo scelto il miglior setup in frenata e in tutti i punti d'appoggio. Ho sempre avuto grip, quindi sono contenta per quello che abbiamo scelto. Molto bene. Adesso domanda per tutti gli appassionati, che pressioni stai usando? Allora, sinceramente è un lavoro che fa il mio meccanico, perché durante tutti i test di quest'inverno abbiamo valutato che noi possiamo ragionare da 1,3 a 1,37 davanti e 1,50, 1,65 dietro. Quindi io, in base a come arrivo giù dal primo giro, secondo, anche giro per giro riusciamo a cambiare. Gli dico: ho sentito che la gomma si piega, quindi aggiunge o toglie rispetto alle mie sensazioni. Quindi, Stai usando degli inserti? no, Tubeless. solo tubeless. C'è un motivo per questa scelta? Non li ho mai utilizzati, non li ho neanche mai provati, ma mi trovo bene e non vedo motivo di provarli, diciamo così. Direi che hai dato una risposta. Ti ringrazio Gloria per il tempo che ci hai dedicato e in bocca al lupo per le prossime gare. Grazie mille, ci vediamo. Adesso siamo qui con il team MS Racing. Chi è il più veloce a prepararsi tra tutti voi? Tuoto is the fastest. Is the fastest? Yeah. To get ready to go on the bike. E chi arriva sempre per ultimo invece? Gloria sempre lì. Gloria. Chi è invece il più disordinato nel paddock? The more disorder. Gloria? Is always Gloria. Right? Yeah. Qual è il punto invece del tracciato qui alla Thuile che vi ha fatto dire ok, adesso si vola e si va a manetta? The fastest part of the track. The first part? Yeah? Yeah.
A che velocità stavate andando? Che velocità avete tenuto massimo? 70, 70. E invece il punto dove avete avuto più paura? L'ultimo ponte. Sai che non lo so. Non ce n'era neanche uno, mi sa, allora. Perfetto. Inoltre, uno dei salti dovrebbe essere anche uno dei più grandi di tutto il circuito del campionato del mondo, vero? Qual è il rumore che non vuoi mai sentire invece sulla tua bici? Cavi all'interno del telaio. Botte sulle ruote. Io sì, botte sui cerchi. Probably me. Se potessi rubare una qualità a un tuo compagno di squadre, quale sarebbe e chi? Io la ruberei a Gloria, quella di fare tanta festa ed essere sempre felice. Sia Gloria che Vale la convinzione. La velocità di tuoto. Se discutete il setup che utilizzate durante il weekend tra di voi? Sì, sempre durante il track walk, in base alla pista, guardiamo quale gomme mettere. Non mi ci scanniamo per le gomme, Sì. quindi. Quindi vi confrontate sempre sulle scelte che fate. Vi ringraziamo per questo tempo dedicato a noi e buon weekend alla Twill. Adesso siamo qui con Fabio, meccanico ufficiale di Michelin e presente in questo weekend di La Twill. Ecco, raccontaci un attimino qual è il tuo scopo, la tua presenza all'interno del paddock di Michelin e da come ho capito penso che tuo sia una grande importanza per l'assistenza a tutti gli ospiti che vengono qui in questi eventi. Sì, io da 3 anni lavoro sui campi di gara con Michelin in Italia e seguo sia le gare nazionali che quelle di Coppa del Mondo. Il mio ruolo è dare supporto tecnico sia agli atleti professionisti che a volte hanno bisogno di cambiare una gomma o hanno bisogno di un consiglio, sia alla clientela amatoriale che invece vuole avere dei consigli sulla gomma giusta da usare, le pressioni. In più a volte le sostituiamo, possiamo sostituirle sia nell'arco del weekend sia sul campo di gara durante le gare di enduro nei controlli orari, che è molto bello, emozionante perché devi cambiare la gomma in 5 minuti, un po' stile rally. È molto divertente e stimolante come ruolo. Quindi tu vai un attimino a coprire tutte quelle che sono magari le esigenze di un neofita che viene qua nel vostro stand a chiedere il consiglio migliore per la scelta del suo pneumatico da montare sulla sua bici, ma anche per chiedere magari dei consigli su quelli che sono il setup e avere il massimo della performance da un pneumatico Michelin, vero? Certo, innanzitutto si cerca di capire qual è il pneumatico giusto, lo pneumatico giusto per il cliente e una volta che il cliente ha scelto, spesso gli amatori sono più esigenti dei professionisti, quindi hanno bisogno di forse più supporto tecnico ancora, consigliamo il prodotto giusto e glielo installiamo. Quindi dopodiché una volta installato si sceglie la pressione da utilizzare in base ai terreni della zona in cui lo usa, perché a volte lo comprano sul campo di gara ma lo usano su terreni a casa loro lontani dal campo di gara. In base al peso dell'atleta e alla tipologia di bici regoliamo le pressioni e diamo consigli poi per l'utilizzo futuro dello pneumatico. Ecco, hai tirato fuori un discorso molto interessante che è quello delle pressioni, è fondamentale penso sia per un amatore inesperto per avere il massimo della sicurezza durante le sue uscite in bicicletta, ma direi che la stessa importanza è anche per un atleta di World Cup, quindi cosa secondo te può essere la cosa più importante per andare a capire la vera pressione corretta che bisogna utilizzare durante le proprie uscite? Allora, le pressioni come in ogni settore, ogni mezzo che si muove sono la base, dalla bicicletta alle auto alle moto. È molto importante avere le pressioni giuste perché uno dei il miglior pneumatico del mondo secondo me, che è Michelin, come anche ogni altro pneumatico, se non ha la pressione giusta non si riesce a sfruttarlo appieno. La pressione è importante sia per la sicurezza sia per la prestazione. La regola base è se il terreno è duro si utilizza la pressione un po' più bassa, quindi un po' più morbida, se il terreno è morbido, sabbioso, scivoloso, sabbioso, secco, si usa la pressione un po' più dura. Dopodiché sul bagnato è ancora più complicato perché in base al tipo di bagnato, se è un bagnato compatto su un terreno duro sotto, compatto, si usa una pressione un po' più bassa, se invece è un bagnato su terreno molto morbido, appiccicoso, a volte ci va un pelino più alta per scorrere e non piantarsi. Poi la pressione incide in base anche alla durezza delle sospensioni,
quindi un setup di sospensioni più duro richiede una pressione più bassa, mentre un setup più morbido a volte può richiedere una pressione un po' più alta degli pneumatici, e quindi è basilare anche in base al peso dell'atleta e poi la tipologia di atleta utilizzatore. L'amatore ha dei tipi di pressione, dove che gli atleti ovviamente professionisti lavorano con pressioni diverse. La disciplina ovviamente agonistica, ogni disciplina utilizza pressioni diverse, e il cross country come anche l'enduro sono a volte le discipline più complicate, perché nel cross country puoi avere un terreno polveroso, sabbioso come qua, però anche delle sessioni su roccia, quindi stai sia nel morbido che nel duro. Idem l'enduro, qui si parte da molto in alto, quindi magari su terreni umidi dovuti all'umidità notturna o alla neve che si è sciolta magari nelle partenze in quota, e magari scendendo trovi poi la polvere, trovi il terreno duro, quindi trovare la pressione giusta a volte è un compromesso in base alla disciplina affinché lo pneumatico lavori bene sia nei terreni morbidi che in quelli duri, dia al massimo della prestazione e dell'efficienza. E ricordiamoci anche il pneumatico deve non stallonare e non creare problemi al cerchio, alla ruota, quindi è sempre un compromesso fra prestazione e finire la gara o la prova speciale. Chiarissimo. Ti chiederei qual è la domanda più assurda che ti ha fatto un ospite all'interno dei vostri stand Michelin durante un weekend di gare di Coppa del Mondo. Qual è la richiesta più assurda che ti hanno fatto? Un amatore voleva per forza che gli installassimo un pneumatico da 27,5 su una ruota da 26 ed è stato difficile fargli capire che era inattuabile la cosa. Immagino che è stato difficile farglielo comprendere. Ti ringrazio molto per il tuo tempo e buon weekend alla Twill. Signore e signori, Martina Berta!